ritrovati e ben ritrovati, buona domenica, oggi è il 30 giugno e voi direte, qual è la notizia? La notizia per la Juventus è che oggi si arriva al capolinea per alcuni contratti, faccio riferimento a quello di Alexandro che abbiamo già avuto modo di salutare, direi ufficialmente, considerando poi come l'ultimo atto in campionato con il Monza abbia rappresentato proprio quello dei saluti con Alexandro, che tra l'altro ha segnato e poi è stato il primo a esibire la Coppa Italia vinta nei giorni precedenti a Roma contro l'Atalanta. Per Alexandro credo che non ci sia nulla da dire se non augurargli le migliori fortune per il futuro professionale. Parlo ormai come le note ufficiali che vengono diramate dalle società, però ecco, questi 9 anni li abbiamo analizzati in lungo e in largo, si è andati too much, si è andati un po' lunghi, perché credo che onestamente Alexandro nelle ultime 2 o 3 stagioni, resto basso, poi aveva già proposto una nettissima regressione che avrebbe dovuto comportare i saluti, ma quando alzi troppo l'asticella, quando fai rinnovi a tutti, portandoti quasi oltre le tue possibilità, a quel punto i calciatori diventano invendibili e lo stiamo capendo con il tempo e lo stiamo capendo anche in questa sessione. Alexandro ha anche avuto modo di eguagliare Pavel Nedved, diventando il calciatore straniero della Juventus con più presenze. Non so cosa proporrà la sua prossima avventura professionale, considerando come abbia ricevuto delle proposte per tornare in Brasile, ma anche offerte dall'Europa sicuramente ben lontane dai 7 milioni netti che guadagnava qua, e qualcosina anche da quei mercati esotici non competitivi, ma che lo sono a suon di soldi, perché fanno saltare letteralmente il banco. Resta comunque Alexandro un professionista che ha dato il massimo. Sicuramente ci sono state delle battute a vuoto che hanno anche creato delle grosse delusioni, penso a quella finale con l'Inter. In generale un calciatore che è arrivato in una determinata maniera, macinando chilometri sulla fascia sinistra, e le prime stagioni sono state notevoli. Il primo anno sembrava davvero, io estremizzo sempre dicendo che Alexandro assomigliava a un misto fra il miglior Roberto Carlos e il miglior Paolo Maldini. Ovviamente appunto estremizzo, però davvero quando era arrivato al Porto a sinistra avevamo la sensazione che dopo Marcelo, che in quegli anni era sicuramente il padrone della fascia sinistra su carattere su scala mondiale, e poi ci fosse proprio Alex. Invece poi man mano c'è stata questa involuzione, per certi versi anche incomprensibile, con annesso cambio di ruolo, perché poi le ultime stagioni le ha giocate da centrale, da braccetto mancino nella difesa 3, e c'è sempre quel punto di ritorno che già vi ho raccontato a mo' di retroscena, perché mi venne spiegato per filo e per segno da un dirigente che all'epoca lavorava alla Juventus, e parlo dell'estate 2017, parlo del post Cardiff, quando la Juventus ricevette un'offerta importantissima per Alex dal Chelsea, ma la Juventus non se la sentì di smontare totalmente la difesa, perché quell'estate aveva già perso Leonardo Bonucci, mal di pancia con la decisione di andare al Milan, e Dani Alves, che non ne voleva sapere di rimanere a Torino, che aveva spinto fortemente, accontentato, per andare al Paris Saint-Germain. E un dirigente dell'epoca mi aveva detto chiaramente che non se la sentiva di perdere 3/4 di quella difesa titolare. È vero che col senno di poi avremmo dovuto accettare, perché vi garantisco che la proposta era molto allettante e superava abbondantemente i 50 milioni di euro, e lo so perché adesso a distanza di tempo sembra follia non averla accettata, però dobbiamo anche metterci nei panni di quei dirigenti, di quella Juventus, di quell'Alexandro che funzionava. Però la Juventus disse di no al Chelsea, non se ne fece nulla e poi è andata come è andata, e sicuramente non sono arrivate più proposte, ma direi in generale. Poi onestamente non so se Alexandro sia stato tentato dalla rabbia di turno nel corso degli anni, ma a livello di calcio top, con club top, dopo l'estate 2017 la Juventus per Alex non ha più ricevuto proposte ufficiali. Buona vita Alex! E poi scade anche oggi il contratto di Adrien Rabiot. Qui c'è un ma, ed è il ma a cui faccio riferimento nel titolo, perché sì, scade, ma l'offerta della Juventus resta valida. Perché l'offerta della Juventus resta valida? Quantomeno per ora. In quanto, come vi ho già spiegato, anche se dovesse firmare alla prima settimana di luglio, a luglio inoltrato, se la Juventus avesse la pazienza di aspettare ad agosto, comunque si manterrebbero vivi i benefici del decreto crescita. Quindi dal punto di vista fiscale non sposta niente che scada oggi il contratto di Adrien Rabiot. Può spostare in termini di pazienza, perché
più passano i giorni e meno e non ti arriva una risposta, anzi è normale che ci possa essere anche un po' di fastidio. Com'è che si diceva una volta, pessimismo e fastidio, ecco. Non so cosa succederà, perché non sono nella testa di Rabiot, che è un calciatore particolare, gestito un entourage altrettanto particolare. L'unica cosa che vi so dire è che se dipendesse da Rabiot la sua risposta arriverebbe dopo Euro 2024, o meglio, dopo l'avventura della Francia a Euro 2024. Noi sappiamo però che la Juventus non è che rimane lì ad aspettare, la Juventus porta avanti le sue strategie, e la settimana che inizierà domani può essere davvero anche quella decisiva affinché la Juventus possa chiudere un colpo, un connazionale di Rabiot, ovvero che French Thuram dal Nizza, con i bianconeri fortemente desiderosi di portarla a Torino. Quindi magari già il fatto che la Juventus si stia avvicinando sempre di più a Thuram può essere un segnale che ci può portare a sentenziare che la Juventus sia già andata oltre Rabiot, ma io, quantomeno da zona Juve, non ho ancora questo segnale diretto. Non mi è stato detto Thuram è alternativo a Rabiot. Se mi fosse detto così, l'avrei condiviso con voi, ma credo che, seguendo l'indicazione di Thiago Motta, la Juve su Rabiot si sia munita di enorme pazienza, un po' come aveva fatto esattamente un anno fa, quando poi Rabiot aveva accettato la proposta annuale. Era un'altra Juventus, una Juventus in difficoltà, una Juventus che non poteva fare mercato, una Juventus che aveva un altro allenatore che aveva un feeling particolare, mai negato, con Adrien, però rimanere appesi così. Poi continuano ad esserci queste voci, anche questa mattina qualche giornale riportava di questo interessamento del Milan. Vedremo, mi sembra estremamente complicato che il Milan possa arrivare poi alle richieste attuali di Rabiot, che la Juventus gli confermerebbe l'attuale contratto da circa 7 milioni a stagione, sfruttando il decreto crescita. Quindi non so se Rabiot dovesse cambiare squadra, chiedendo magari delle commissioni nutrite, onestamente, vedendo anche il modus operandi proposto nelle ultime stagioni dal Milan, negoziazioni attuali con Maignan, Teo, cioè faccio davvero fatica a immaginare che il Milan possa soddisfare potenzialmente le richieste di Madame Veronique, ma nel calciomercato mai dire mai, quindi io credo che sia sempre scorretto dire è impossibile. No, nel mercato tutto è possibile, o molto è possibile, però diciamo che in questo caso appare improbabile, a meno che Rabiot non faccia un grandissimo sconto, allora lì parleremmo di tutt'altra storia. Poi oggi termina anche il prestito di Carlos Alcaraz. Che dire, questo calciatore torna alla base, torna a Southampton. Non so quale sarà il suo futuro, anche qui, come per Alex, gli facciamo i migliori auguri. Ho visto poco, ma credo che poi in generale abbia anche pagato il cortocircuito che è emerso a gennaio tra Allegri e la dirigenza, perché vi ho raccontato, è venuto da noi in l'entourage presso la sede di Football Co a Milano a parlare di Jack Bonaventura, e per stessa ammissione poi dei suoi agenti, Bonaventura era il nome che a gennaio voleva Max Allegri. Ma sappiamo anche che la Juventus, e qua aggiungo io in maniera corretta, a mio modo di vedere, a gennaio non voleva esporsi per indennizi o acquisizioni a titolo definitivo per giocatori over 30, magari mettendo il mirino un cambio di guida tecnica, che è poi quello che è successo, perché non credo che il nome di Thiago Motta sia nato in un mese, anzi, quantomeno sul mio canale ne abbiamo parlato da mesi. E quindi sostanzialmente, se l'allenatore ti chiede Bonaventura, il compromesso poi è prendere questo ragazzo che ha 21 anni, che arriva dalla Championship inglese, che tra l'altro stava faticando nella Serie B inglese, aveva fatto meglio l'anno prima in Premier League, e che quindi poi deve capire una nuova lingua, deve capire un nuovo mondo professionale, non solo, e subito non gode poi magari della massima stima del tecnico, che ritiene che ci voglia determinato tempo affinché possa evidentemente incidere, e alla fine della fiera, col senno di poi, si è rivelato un prestito estremamente laborioso, perché la Juventus aveva l'indice di liquidità in negativo e ha dovuto fare dei numeri, ovviamente rispettando le leggi, lo specifico, perché qua poi l'anti-juventino ti mette subito nel mirino e magari decontestualizza un tuo passaggio e ne parla con gli amici al bar, o magari al Bar Sport 3.0, ovvero Twitter.
Però onestamente questo giocatore, a parte che ho faticato anche a capire quali potessero essere le sue caratteristiche. Sì, un giocatore che ha grinta, un giocatore che ragiona in verticale, un giocatore che si inserisce negli spazi, un po' grezzo dal punto di vista tecnico. Io ho visto degli stop poco brillanti e lì avrebbe dovuto lavorare, ma ci deve essere la convinzione. Poi la Juventus aveva anche fissato questo diritto di riscatto a oltre 50 milioni, una cifra che mai ovviamente avrebbe speso per un prospetto, sì, potenzialmente interessante, un 2002, ma pur sempre un calciatore che aveva tutto da dimostrare, ma lì semplicemente poi il club che detiene il suo cartellino ha deciso di sparare alto per tutelarsi, perché qualora avesse fatto bene in questa seconda parte di stagione con la Juventus avrebbe fatto lievitare la quotazione del suo cartellino, e se la Juventus avesse deciso di non riscattarlo, comunque avendo fatto bene sarebbe stato spendibile e credibile per altre società e non solamente inglesi. Più tardi, sempre in questa domenica, parleremo di quello che ha fatto Cristiano Giuntoli, in generale la Juventus, in questo mese, letteralmente on fire, perché faccio fatica, anche rispolverando un po' i ricordi, a tirar fuori un giugno così elettrico, così intrigante, così caldo, così pieno di notizie, di fatti, non di scenario ricostruzioni, i fatti che sono sempre quelli a fare la differenza, soprattutto alla Juventus. E quindi abbiamo tanto da esaminare assieme, perché poi da domani inizia un'ulteriore fase che si concentrerà sulla chiusura di Thuram dal Nizza, ma anche su determinate cessioni che poi dovranno consentire di poter fare altro sul mercato, perché la Juventus farà tantissimo sul mercato, ma questo non ve lo devo dire io, mi sembra che sia piuttosto fattuale. Se vi è piaciuto questo video lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale, grazie, e attivate la campanella notifiche.